La comprensione degli equilibri nell'acqua di mare avviene attraverso due fasi fondamentali: l'acquisizione dei dati chimico-fisici e la loro interpretazione. In un sistema complesso come le acque marine del porto di Genova, la procedura di caratterizzazione della geochimica necessita di un cambio di paradigma. Gli equilibri che si instaurano all'interno delle masse d'acqua risentono fortemente dei gas disciolti, dei nutrienti, delle particelle in sospensione e dell'attività biologica. Grazie all'attività degli organismi viventi, gli equilibri si alterano, per cui l'acquisizione di parametri sensibili in situ diventa di interesse primario. Abbiamo sviluppato questo sistema di campionamento adattivo in tempo reale perché è necessario conoscere l'ambiente acquisendo le informazioni in situ con una densità molto elevata. Il porto di Genova presenta delle caratteristiche esemplari perché è una massa d'acqua apparentemente omogenea, ma in realtà abbiamo da una parte l'acqua entrante all'interno del bacino, che è acqua di mare aperto, la zona della Darsena, che era costituita da acque abbastanza stagnanti con una ricircolazione molto limitata, e dall'altra parte abbiamo Torrente Polcevera che scarica una grande quantità durante le piene di acqua dolce. Oltre a temperatura, pH e conducibilità, i sensori sono in grado di misurare anidride carbonica, metano e ossigeno, gas coinvolti nei fondamentali equilibri redox e dei carbonati. I sensori elettrochimici sono invece volti ad indagare gli equilibri dello zolfo e dell'idrogeno e a determinare, in prossimità del fondo, la presenza di particolari condizioni anaerobiche. I sensori sono basati su tecniche molto diverse, tra cui due sensori per la misura di gas disciolti come CO2 e metano, basati su tecnica infrarosso e membrana, due sensori elettrochimici per le specie dello zolfo e dell'idrogeno, sempre in soluzione, sensore basato su misura ottica per quanto riguarda i nitrati, i tarati per acqua di mare, un sensore per quanto riguarda la misura della clorofilla che serve per il calcolo poi dei fosfati disciolti, e l'ultima che è il MANTA, un sensore multiparametrico per l'acquisizione dei parametri classici, temperatura, pH e H, ossigeno disciolto, più alcune specie disciolte come calcio e azoto. Grazie alla flessibilità nella configurazione della sensoristica ambientale e grazie all'approccio modulare del software di campionamento adattivo, il sistema di acquisizione può essere impiegato direttamente da un'imbarcazione di superficie. L'impiego di dati composizionali medi degli elementi maggiori e i parametri acquisiti in situ permette di descrivere in tempo reale le condizioni di equilibrio e le potenzialità per la precipitazione e o la dissoluzione di fasi solide minerali. Inoltre, la valutazione di un parametro considerato identificativo delle condizioni di eutrofizzazione, il TRIX, può essere approssimato direttamente on board e guidare le indagini in tempo reale, permettendo ulteriori approfondimenti in siti specifici. La fase di calcolo è integrata all'interno del software di gestione del campionamento adattivo e permette di creare una serie di diagrammi esemplificativi degli equilibri in acqua, come diagrammi EH di elementi scelti dall'utente, diagrammi di correlazione con gli indici di saturazione di particolari fasi minerali e di gas disciolti. Lo scopo è quello di riconoscere non solo le masse d'acqua, ma i fronti di transizione tra di esse, evidenziando i gradienti derivanti dagli equilibri termodinamici presenti all'interno del corpo idrico del porto di Genova.